C'è un capitolo, ed è storia delle ultime 48 ore, che forse spiega la trasferta di Falcone a Milano e la grande agitazione che si riscontra negli uffici del Palazzo di Giustizia. È il capitolo che mette in collegamento Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo, Vittorio Mangano, mafioso ora in carcere, con uomini legati all'industriale editore e costruttore Silvio Berlusconi. Vi è innanzitutto traccia nei rapporti a pagina 37 di una conversazione telefonica fra Vittorio Mangano e Marcello Dell'Utri, ex segretario di Berlusconi. Ecco quanto si legge nel rapporto. Mangano parla con il dottor Dell'Utri e dopo averlo salutato cordialmente gli chiede se ha telefonato a Tony il Tarantino. L'interlocutore risponde affermativamente ed aggiunge che Tony il Tarantino ha lasciato detto che avrebbe chiamato il Mangano in albergo alle ore 16. Mangano riferisce allora a Dell'Utri che ha un affare da proporgli e che ha anche il cavallo che fa per lui. Dell'Utri sorride e risponde che per il cavallo occorrono piccioli e lui non ne ha. Mangano non ci crede. Dell'Utri spiega allora che ha avuto dei problemi. Mangano, con tono scherzoso, gli dice di farseli dare dal suo amico Silvio. Dell'Utri risponde che quello lì nsura, parole testuali, e gli spiega che ha dovuto pagare per via di suo fratello 8 milioni solo per perizie contabili. Nello stesso tempo lui ha bisogno di soldi per gli avvocati perché è nei guai. Si è accertato che il dottor Dell'Utri con cui Vittorio Mangano conversa amichevolmente è Marcello Dell'Utri, domiciliato in via Chiaravalle 7, fratello di quel Dell'Utri Alberto nei cui confronti in data 2 aprile 79 fu emesso dal sostituto procuratore di Torino, dottor Berardi, ordine di cattura per concorso in bancarotta fraudolenta. Tale provvedimento fu emesso anche nei confronti di Filippo Alberto Rapisarda, nei confronti di Francesco Alamia, nei confronti di Giorgio Breffani. I predetti, prosegue il rapporto, legati al noto Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo, l'uomo più discusso e chiacchierato di quella città, originario di Corleone, indiziato da tempo di collusione con la mafia, erano e sono tuttora interessati all'INIM, Internazionale Immobiliare SPA, con sede a Palermo. Tale società, rivelano le indagini, viene trasferita a Milano nel novembre 78 e trova sede in Corso Europa 12, in via Chiaravalle 7, dove invece è domiciliato Marcello Dell'Utri ha sede la Reca SPA, società avente per oggetto l'esecuzione di lavori di costruzioni edili. La Reca e la INIM, come scritto nel rapporto, sono società commerciali gestite anch'esse dalla mafia e di cui la mafia si serve per riciclare il denaro sporco provento di illeciti. 9 aprile 83. Si arricchisce di particolari l'inchiesta sulla mafia dei colletti bianchi. Con il passare dei giorni emergono infatti inquietanti collegamenti fra insospettabili uomini di affari e ricercati emissari di Cosa Nostra. A Palazzo di Giustizia non vi sono conferme ufficiali, ma è certo che la Procura ha richiesto ai giudici istruttori di emettere almeno una trentina di mandati di cattura. Fra gli altri si parla di Ugo Martello, detto Tanino il Piccolo, legato ai Bono, a loro volta considerati gli emissari della famiglia dei Bonanno di Cosa Nostra. Negli uffici della società Datra SRL con sede in via Larga 13 si incontravano più volte Gerlando Alberti, Tommaso Buscetta, i fratelli fidanzati, Luigi Monti, ex presidente della Panasonic e della Sanio, e Antonio Virgilio, proprietario del Plaza Hotel. La Datra, o Maprial, si occupava della commercializzazione del latte in polvere. Secondo l'FBI, con il latte in polvere veniva commercializzata anche l'eroina. Alla Datra gli inquirenti sono arrivati partendo da un'indagine cominciata a Bologna 3 anni fa. La polizia scoprì un vasto traffico di sostanze stupefacenti e dispose intercettazioni telefoniche. Dalle conversazioni registrate si arrivò al capo della banda, Vittorio Mangano. Seguendo le orme di Vittorio Mangano, più volte venuto a Milano, all'hotel Duca di York, si riuscì a stabilire che il Mangano era in contatto con Ugo Martello. Contemporaneamente, grazie ad altre intercettazioni telefoniche disposte dalla magistratura di Palermo, fu accertato che gli incontri fra Mangano, Martello, Pergola, Gerlando Alberti e così via si svolgevano in via Larga 13, negli uffici della Datra SRL.
New York. I servizi di sicurezza dell'FBI e della DEA hanno messo a punto il piano di protezione delle corti d'assise di Palermo e Catania, che trascorreranno a New York un weekend di interrogatori. È la prima volta che dei giudici italiani siederanno sugli scranni delle austere aule federali di Manhattan, a cominciare da oggi, per ascoltare 3 padrini di Cosa Nostra, i boss storici della mafia siciliana, Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, trasformati in grandi pentiti, e Gaetano Badalamenti, lo zio di Cinisi, etichettato come capo di una famiglia perdente a Palermo, ma vincente a New York. È il gioco delle categorie, del labirinto criminale, delle alleanze che si traducono in spietate guerre di mafia, quando il business della droga prende strade diverse, concorrenziali. I primi 2 vivono con le famiglie in una località segreta a centinaia di chilometri da New York, vicino ad una base militare, protetti a vista. Badalamenti è in una cella del Manhattan Correctional Center, in attesa di una pesante condanna che sarà definitivamente pronunciata il 5 maggio prossimo. 3 personaggi con un'unica storia di vita alle spalle, l'inserimento in Cosa Nostra, ma con traguardi finali differenziati. Il ritorno alla vita civile per Buscetta e Contorno, la probabile lenta morte in carcere per Don Tano. Ed eccoli, alle 8 di questa mattina, di fronte gli uni all'altro, ed ancora nella lotta per la vita o per la morte con ruoli diversi. Badalamenti sarà interrogato come imputato e i pentiti come testimoni. In ogni caso tutti consapevoli dell'esistenza di un filo conduttore che va dall'associazione per delinquere a stampo mafioso all'omicidio del consigliere istruttore Rocco Chinnici. Il compito degli interroganti è capire il ruolo, le funzioni all'interno di Cosa Nostra di 2 imputati, Vito Randazzo, nipote di Badalamenti, e Ugo Martello. Le loro posizioni furono stralciate dal maxi processo in corso a Palermo. Si apre il capitolo della lettura delle voci dei 2 superpentiti per cogliere difficoltà, adesioni, contrasti, lamentele. 2 fantasmi che parlano. Primo Salvatore Contorno con il suo linguaggio siculo italiano, un crogiuolo di basic italo-americano. Parla con sicurezza dei fratelli Ugo, Biagio e Mario Martello e li inchioda come affiliati alla mafia, con un'assoluta determinazione. Racconta di una rapina nel rione Guadagna di Palermo, elenca gli autori e spiega che Pullarà, basista in quel processo, non fu presente. Poi dice: non comprendo come mai il Martello Ugo venne condannato alla pena di 16 anni, che non scontò mai. Soltanto da poco è detenuto. Sono stati i miliardi della mafia a tenerlo fuori. Contorno incalza: presidente Ugo Martello era guardaespalle di Pippo Bono, un uomo d'onore. Sono certo che il finto commercio della farina di latte fatto da Martello aveva un'intima connessione con Palermo, con il laboratorio di eroina di Michele Greco, il papa di Cosa Nostra, e quello di Salvatore Prestifilippo, nel quale si lavorava la morfina. Laboratori che io ho visto personalmente, quello di Greco a Croceverde Giardini, nel fondo Favarella, e quello di Prestifilippo nella piazzetta della Borgata a sinistra. Ora tocca a Buscetta, al boss dei 2 mondi. A New York corre voce che il suo volto sia stato rifatto e che sia sofferente. Lo si può dedurre anche dai toni della voce e da una rabbia a volte evidente, a volte espressa dai continui non so. Tommasino parla di tutti, ma non di se stesso, e il presidente Prinzivalli lo stimola, quasi lo provoca, chiedendogli: ma lei ha mai trafficato in droga? E Buscetta: no. La strategia del boss si delinea, difende ad oltranza Gaetano Badalamenti e suo nipote Vincenzo Randazzo. Buscetta nega di aver mai avuto rapporti di affari con i commercianti di droga milanesi, anche se la segretaria di una società gestita da Martello ha affermato di averlo visto negli uffici.